E dopo il successo della scorsa settimana, amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona e anche quest'oggi vi propongo un altro accessorio per la nostra casa, per decorare la nostra casa con vibes autunnali. Oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima piantina appunto dalle vibes autunnali. Molto facile, veloce, a prova di principiante. Per la sua realizzazione anche quest'oggi ho impiegato diversi filati avanzati nel corso di questi anni. Uncinetto di lavorazione 3,5, ho utilizzato anche un po' di imbottitura soprattutto per il cesto, come notate la decorazione è proprio qui alla mia sinistra e credo che la lascerò qui al centro del mio portapiante a sospensione vero e proprio reale. Poi non occorre altro se non delle forbici e l'ago per cucire, questo è il minimo ed indispensabile. Chiaramente è possibile adattare il progetto e lo schema alle diverse stagioni, basta cambiare il colore del filato ed il gioco è fatto. Questa decorazione tra l'altro era molto virale qualche annetto fa, però io ho voluto fare giusto qualcosa di diverso. Non so se avete notato che il cestino porta piantine ricorda un po' la zucca, infatti l'ho realizzata sia in arancione e per ricordare proprio la zucca ho riportato la texture della zucca vera e propria nella lavorazione all'uncinetto. Ho dato un tocco in più, un tocco di creatività in più, un tocco personale a questo progetto, spero apprezziate, spero proverete a replicarlo. Come sempre ti aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensi e se proverai a replicarlo. Mi raccomando, se lo fai taggami nei tuoi contenuti social, così riuscirò a vedere il tuo progetto eseguito grazie a questo video tutorial. A questo punto ti porto direttamente alla sua realizzazione. Sigla! Faccio un cappio e avvio 16 catenelle. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A partire dalla seconda lavoro un punto basso, un mezzo punto nella seconda catenella, 3 asole e chiudo, un punto alto nella terza catenella, chiudo le prime due e poi le altre due, un altro punto alto nella quarta catenella, chiudo le prime due e le altre due, un mezzo punto nella quinta, chiudo tutto insieme, un punto basso nella sesta catenella e un punto bassissimo nella settima. Da qui ripartiamo e lavoriamo 7 catenelle. A partire dalla seconda ripetiamo il lavoro di prima, un punto basso nella prima, un mezzo punto nella seconda, un punto alto nella terza, un punto alto nella quarta, un mezzo punto nella quinta, un punto basso nella sesta. E nella settima catenella, dove abbiamo chiuso il primo punto bassissimo per la prima fogliolina, facciamo un ulteriore punto bassissimo. Ho già realizzato 2 foglioline. A questo punto andrei avanti con le catenelle. Lavoro 8-9 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, facciamo 9 catenelle, aggiungiamo altre 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La settima ci occorre per ritornare indietro. Andremo a lavorare sulle 7 catenelle che abbiamo al di sotto. Ripetiamo il pattern di prima. A partire dalla seconda catenella lavoriamo un punto basso, un mezzo punto nella seconda, un punto alto nella terza, un punto alto nella quarta, un mezzo punto nella quinta, un punto basso nella sesta. Nella settima andiamo a lavorare un punto bassissimo. Proprio come prima lavoriamo altre 7 catenelle. 2, 3,
4, 5, 6, 7. A partire dalla seconda lavoriamo un punto basso, un mezzo punto, un punto alto, un altro punto alto, un mezzo punto e un punto basso. Entriamo nella settima catenella precedente e chiudiamo punto bassissimo. Volendo possiamo fare un'altra fogliolina. Dai, facciamola. Lavoriamo sempre 7 catenelle, 4, 5, 6, 7 e ripetiamo il modulo. Molto molto facile e veloce. Un punto basso, un mezzo punto, un punto alto, un altro punto alto, un mezzo punto e un punto basso nella sesta catenella. Chiudiamo sempre al centro con punto bassissimo e qui abbiamo realizzato 3 foglioline. Possiamo andare avanti e magari successivamente possiamo andare a realizzare 2 foglioline e sfalsare un po'. 2, 3, possiamo farne anche 4. Dobbiamo partire sempre da qui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stavolta faccio 10 catenelle, possiamo chiaramente fare più o meno catenelle e spostare le nostre foglioline. Fatte le 10 catenelle aggiungo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a partire dalla seconda lavoro la prima fogliolina. Un punto basso, un mezzo punto, un punto alto, un secondo punto alto, un mezzo punto e un punto basso, punto bassissimo per bloccare e quindi ripartiamo 7 catenelle, 4, 5, 6, 7 e a partire dalla seconda ripetiamo lo stesso lavoro. Un punto basso e un punto bassissimo. Qui ne farei anche 2 e continuiamo con la lavorazione di tutte le foglioline. Quanto devono essere lunghi dipende a voi la scelta. Io ne sto realizzando di diverse, sia di lunghezze differenti ovviamente che di colorazioni differenti, tutte tonalità molto molto autunnali. Questo per esempio misura 36 cm, questo ne misura 28, questo fatto insieme ne misura 25. Una volta che terminiamo tutti i nostri rametti, possiamo concludere il nostro lavoro con le ultime catenelle e una piccola nocciolina qui. Come fare la nocciolina? Fatto il rametto, aggiungi 3 catenelle, prendi il filo, inserisci l'uncinetto nella terza catenella, prendi il filo, lo riprendi e chiudi le prime 2 asole. Ripeti l'operazione più volte. 2, 3, 4. Io mi fermo qui, 4 gettate. Ho 5 asole sull'uncinetto, prendo di nuovo il filo e chiudo tutto. E poi vado a fare un punto bassissimo sempre nella terza catenella. Faccio una catenella di sicurezza, stacco il filo che vado a nascondere ovviamente tra i punti. Possiamo andarlo a bloccare definitivamente in questo modo. Allargo questo anello, faccio passare l'estremità attraverso l'anello, così tiro e ho sigillato per bene. In totale ne ho realizzate 10 di diverse lunghezze ovviamente come vi ho detto prima e in diverse tonalità, 2 per ciascun colore. In totale ho utilizzato 5 colorazioni. Invece per il cesto zucca che ospiterà le varie piantine utilizzerò un altro filato nella variante arancione, è sempre un avanzo perché voglio che questo cesto un po' ricordi una zucca. In questo caso utilizzerò l'uncinetto 4,5 dato che il filato è più spesso rispetto a quello precedente. Andiamo a realizzare un anello magico incrociando il filo in questo modo. Ci inseriamo al centro, tiriamo il filo di lavorazione e blocchiamo con una catenella. All'interno di questo anello magico andiamo a lavorare 6 punti bassi. 2, 3,
se è il caso chiudo un attimo, 5 e 6. Chiudiamo il nostro anello magico e continuiamo con il giro numero 2 in tondo. È molto importante utilizzare un marcapunti. Intanto vado a lavorare nel primo punto 2 punti bassi, 1, 2, e vado a segnare il primo dei due. Nel punto successivo ripeto l'aumento, 2 punti bassi, terzo punto 2 punti bassi e continuo finché non lavoro gli altri 3 punti che mi rimangono. Durante questo giro mi ritroverò con 12 punti bassi. Ultimo punto basso. Tolgo il marcapunti e inizio il giro numero 3. Nel primo punto lavoro un punto basso, metto il marker, nel secondo punto un aumento, 2 punti nello stesso. Nel primo punto un punto basso e nel secondo un aumento. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Al termine avrò 18 punti bassi. Iniziamo il giro numero 4. Nel primo punto lavoriamo un punto basso che andiamo subito a segnare col marker. Ripetiamo lo stesso nel punto successivo per un totale di 2 singoli consecutivi e a partire dal terzo facciamo l'aumento, 2 punti nello stesso. Quindi nei primi 2 punti un punto basso singolo e nel terzo un aumento, 2 punti nello stesso. Ripetiamo per tutto il giro questa sequenza. Al termine mi ritroverò con 24 punti bassi. Bene, mi fermo al quarto giro, quindi ho 24 punti bassi. Dal giro successivo inizierò a realizzare il corpo del mio cestino. Intanto questo fondo misura credo 5 cm, esatto. Per il corpo cambierò punto di lavorazione perché, come vi dicevo prima, voglio che il mio cestino riporti un po' alla zucca. Andrò a ricreare la texture della zucca. Intanto vado nel primo punto e chiudo con punto bassissimo e mi sposto nel successivo. Da qui faccio una catenella e intanto vado a segnarmi il primo punto bassissimo fatto, quindi non questo ma questo. Vado nel punto sottostante e sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, puoi fare anche le 3 catenelle. Prendo il filo, vado nel punto successivo e lavoro il secondo punto alto. Lavorerò un punto alto in ciascun punto sottostante per un totale di 24 punti. E il 24esimo è questo, ecco perché ho segnato il primo punto bassissimo. Entro nel punto bassissimo il primo fatto e faccio il 24esimo punto. Vado nel primo punto alto e chiudo punto bassissimo. Mi sposto con un punto bassissimo nel punto successivo e mi raccomando andiamo a segnare non questo ma il primo punto dove abbiamo fatto il primo punto bassissimo perché questo è il secondo e ripartiamo da qui. Catenella, entro nel punto al di sotto, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi
e ripeto un punto alto nei prossimi 3 punti per un totale di 4 consecutivi. 3 e 4. Nel quinto e nel sesto punto lavoro invece un punto alto in rilievo davanti, prendo il filo, entro tra un punto e l'altro, passo da dietro ed esco fuori sul davanti, prendo il filo, chiudo le prime 2 e le altre 2. Ripetiamo nel punto successivo, prendo il filo, entro tra un punto e l'altro al di sotto, passo dal dietro verso il davanti, prendo il filo e chiudo 1 e 2. Poi ripeto nuovamente un punto alto nei primi 4 punti alti, e nei prossimi 2 invece vado a lavorare un punto alto in rilievo davanti. 1 e 2. Quindi 4 punti alti normali, uno in ciascuno dei 4 al di sotto, e i prossimi 2 in rilievo. 1 e 2. Ripetiamolo per l'ultima volta, al termine del giro ci rimarranno gli ultimi 6 punti, quindi 4 normali, 2, 3, 4 e gli altri 2 in rilievo davanti. 1 e l'ultimo lo lavoriamo in quello che avevamo segnato. E 2. Ok. Vado a chiudermi nel primo punto alto con punto bassissimo. Come procedere per questo giro e per i successivi ve lo rimostro un'altra volta. Intanto ci spostiamo con un punto bassissimo nel successivo e andiamo a segnare il primo punto dove abbiamo lavorato il primo punto bassissimo. Questo è il secondo, ripeto. Ripartiamo, vado a lavorarmi i 3 punti alti normali perché ci siamo spostati col punto bassissimo in avanti, quindi adesso sono 3. L'ultimo lo recuperiamo a fine giro. 2, 3. Quando incontriamo il primo punto alto in rilievo davanti, prendiamo il filo e lavoriamo un punto alto in rilievo davanti su quello sottostante. Lo stesso faremo per il successivo. 1 e 2. Continuo il mio lavoro, un punto alto in ciascun punto sottostante per i 4 punti alti normali che ho al di sotto. Poi incontro quelli in rilievo davanti e ne lavoro uno in rilievo davanti e l'altro pure. E voilà. Sì, penso che si noti il rilievo. Continuo così per questo terzo giro e per i successivi finché non alzo un po' il mio cesto o la mia zucchetta in questo caso. Ovviamente quando terminiamo il giro lavoreremo gli ultimi 2 punti alti in rilievo, un punto alto che sarebbe il primo dei 4 di inizio giro e andremo a chiuderci e poi ci spostiamo nuovamente nel punto successivo con punto bassissimo. Stesso lavoro di prima. Cestino quasi completo e in totale ho fatto 4 giri a punto alto, raggiungendo così 6 cm. Una volta chiuso il punto bassissimo mi sposto nel punto successivo, punto bassissimo, faccio una catenella e vado a lavorare un giro a punto basso normale. Lavorerò sempre 24 punti.
ultimo punto basso nell'ultimo punto alto dove ho lavorato il primo punto bassissimo, dove ho chiuso per intenderci, dopodiché vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso. Mi sposto con un punto bassissimo di nuovo e poi vado esattamente al centro tra un punto basso e l'altro, qui, punto bassissimo. Faccio partire una serie di catenelle. Più o meno queste 55 catenelle equivalgono a 40 centimetri. Vado a bloccarle nella parte opposta, quindi esattamente al centro, un punto alto in rilievo e l'altro. Esattamente qui mi aiuto anche con un altro uncinetto per non perdere il punto. E volendo posso agganciarmi così. Entro dal rovescio, porto fuori l'asola e vado a bloccare con un punto bassissimo, comunque con una catenella. Vediamo se tutto fila. Sì, credo proprio di sì. Intanto posso staccare il filo che andrò a nascondere tra i punti sul retro. Dopodiché ripeto la stessa operazione tra un motivo e l'altro, quindi esattamente qui. Entro al centro tra i due punti bassi, vado a recuperare il filo, quindi lo faccio passare attraverso e da qui faccio partire 20 catenelle. Ho lavorato le mie 20 catenelle, più o meno dobbiamo avere questo risultato. Prendo un po' di filo e vado a bloccare tutto. Entro più o meno nelle 2 catenelle che si avvicinano alla 20ª. In questo modo ho formato una sorta di cappio per appendere la nostra decorazione. E lo stesso faccio sull'altro lato. Entro tra un punto basso e l'altro e ripeto il lavoro. Avvio 20 catenelle, prendo un po' di filo e sempre con l'ago vado a fissare quest'altro laccetto. Vado a nascondere questi nodi direttamente con uno dei due capi. Con il filato marrone invece andrò a ripetere lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima per la realizzazione del fondo e credo che lavorerò questo filato a due capi perché è leggermente sottile rispetto a quello lavorato prima. Faccio un anello magico, blocco e vado a lavorare all'interno 6 punti bassi. 5 e 6. Chiudo l'anello magico, nel primo punto vado a lavorare il primo aumento, 2 punti nello stesso e lo ripeto negli altri 5 che mi rimangono finché non mi ritrovo con 12 punti bassi. Terminato il secondo giro, inizio con il terzo, primo punto basso, assegno col marker, nel punto successivo lavoro invece un aumento, 2 punti nello stesso e ripeto questa sequenza per tutto il giro, per un totale di 18 punti bassi. Vado a lavorare l'ultimo giro. In questo modo mi ritroverò 24 punti bassi, che sono i punti che mi occorrono, visto che sul cestino ne abbiamo anche 24. Quindi un punto singolo nei primi due, un aumento nel terzo, un punto singolo nei primi due, un aumento nel terzo
e così via per tutto il giro. E 24, benissimo. Vado a fare un punto bassissimo nel primo punto e da qui faccio una catenella di sicurezza e stacco un bel po' di filo che mi servirà per cucire. Visto che tutti i vari pezzi sono pronti, possiamo assemblare il tutto, formare così la nostra piantina autunnale. Inizio a bloccare le prime piantine, quindi prendo le estremità, mi aiuto con l'uncinetto e mi inserisco proprio al centro sul retro del lavoro. Prendo le varie code dietro e faccio passare attraverso. Ripeto l'operazione con le altre. Blocchiamo a questo punto tutte le code affinché non possano passare attraverso il foro. Mi aiuto sempre con l'uncinetto e faccio una sorta di cappio. Spingo il nodo e blocco tutto. Dobbiamo ottenere esattamente questo risultato qui. Possiamo anche tagliare un po' di code in eccesso e possiamo prendere il nostro portapiante. Inserisco un po' di imbottitura. E poi metto sul pannellino tondo con le mie piantine. Se vi ricordate, sia sul cesto che sul pannellino abbiamo 24 punti, quindi andremo a cucire 24 punti. E voilà, una volta cuciti i vari pezzi possiamo bloccare e nascondere il filo in eccesso tra i punti. E la nostra zucca portapiantine a sospensione è pronta. Non mi rimane che sistemare le varie piantine, quindi ne faccio passare qualcuna qui. Qualcuna la lascio qui al centro e qualcuna invece la faccio passare da qui, giusto per dare anche un po' di equilibrio. È davvero una meraviglia, molto molto graziosa. Ovviamente l'effetto sarà ancora più wow una volta appesa. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che questo contenuto diverso dal solito, diverso dalle borse vi sia piaciuto. Se vi va di vedere altri tutorial simili, mi raccomando scrivetemi tutto nei commenti, fammi sapere anche cosa ne pensi. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere perché ci sarà un'altra bellissima novità, quindi mi raccomando se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanellina per essere avvisato ogni qualvolta un nuovo contenuto qui sul nostro canale è online. Vi ringrazio ancora una volta, alla prossima, un bacino a tutti!